Il 4 febbraio 2013 Kelsey ha 21 anni, è incinta di 8 settimane e ha appena visto per la prima volta l'ecografia della sua bambina. Esce dalla clinica, invia la foto ai familiari e si reca al lavoro. È l'ultimo giorno in cui viene vista di persona. Da quel momento ogni contatto con lei avviene solo tramite messaggi brevi, caratterizzati da una punteggiatura e uno stile che non le appartengono. La sua auto viene ritrovata abbandonata in un parcheggio, ma di lei non c'è traccia. Oggi analizziamo il caso di Kelsey Jean Schelling. Benvenuti, io sono Mile e iniziamo subito. Kelsey nasce il 18 febbraio 1991 a Denver, in Colorado. I suoi genitori sono Doug e Laura Schelling. Ha anche un fratello, Colby. I due sono molto vicini per età, ma non è chiaro chi dei due sia il primogenito. Negli anni 90 Denver non è certo il luogo più sicuro dove far crescere dei bambini, così Doug prende una decisione coraggiosa. Investe tutti i suoi risparmi e apre un supermercato con il marchio Jack and Jill. Si tratta di una catena americana di negozi di alimentari indipendenti. Quindi la famiglia lascia Denver e si trasferisce a Holyoke, il capoluogo della contea di Phillips, sempre in Colorado. Pensate che il censimento del 2010 conta appena 2.313 abitanti. È una realtà decisamente più tranquilla. La piccola cittadina rurale vive prevalentemente di agricoltura e allevamento di bestiame. Doug e Laura trovano esattamente quello che stavano cercando, una piccola comunità dove tutti si conoscono e i vicini si aiutano a vicenda. I bambini possono girare in bici per strada senza troppe preoccupazioni. Un mondo completamente diverso da quello che si sono lasciati alle spalle. La scuola è al centro della vita del paese e gli eventi sportivi delle superiori diventano occasione di ritrovo per tutta la comunità. E poi ci sono gli spazi all'aperto, un piccolo lago per la pesca, un campo da golf e la fiera di paese, che ogni anno diventa un momento di ritrovo per tutti. Insomma, è il posto perfetto per far crescere i bambini. Kelsey è una bambina vivace, energica e determinata quando deve farsi valere. Laura la soprannomina Little Firecracker, piccola peperina, perché è proprio cocciuta e ci tiene a farsi le sue ragioni. È una bambina solare, socievole e frizzante, estremamente legata alla sua famiglia e ha la capacità innata di conquistare la simpatia di chiunque con un sorriso. È generosa, premurosa con gli altri e per niente giudicante, qualità che manterrà anche una volta adulta. Nel 1995 Doug è costretto a chiudere l'attività. Il motivo è puramente di carattere imprenditoriale. Non riesce a negoziare un contratto di locazione conveniente, né un contratto d'acquisto per l'edificio che la ospita. Quindi cambia completamente direzione e apre un'officina meccanica per la manutenzione di mezzi agricoli e pesanti che, come possiamo immaginare, in un contesto del genere, dove l'economia ruota intorno ai campi, ha da subito un buon riscontro. Laura, non ve l'ho ancora detto, si occupa a tempo pieno dei figli e della casa. La loro vita procede nel migliore dei modi. Arrivano gli anni della scuola e ovviamente Colby e Kelsey frequentano la stessa scuola, la Holyoke Junior Senior High School. Purtroppo nel 2002, quando Kelsey ha soltanto 11 anni, la relazione tra Doug e Laura arriva a un punto di rottura e decidono di mettere fine al matrimonio. Doug lascia la casa coniugale insieme a Colby, che sceglie di seguire il papà, mentre la sistemazione di Laura e Kelsey rimane invariata. La separazione mette davvero a dura prova il benessere dei due ragazzini. È un momento di grande sofferenza e la decisione dei genitori viene presa davvero male. Ma mentre Colby cerca di farsi forza e ammortizzare il colpo in qualche modo, per Kelsey è qualcosa di troppo. Il suo carattere solare muta improvvisamente e scivola rapidamente in una forma di depressione severa. Oltre alla profonda tristezza, Kelsey ha disturbi alimentari, dimagrisce in modo smisurato e sviluppa diversi problemi comportamentali. Laura e Doug decidono di comune accordo di farla seguire da uno specialista e alla fine le viene prescritta una terapia che prevede l'assunzione di 3 diversi tipi di farmaci, di cui non abbiamo le specifiche.
Il problema è che questi psicofarmaci sembrano non funzionare. Casey sta sempre peggio. Questa situazione, unita al cambiamento causato dal passaggio dall'infanzia all'adolescenza, ha davvero devastato la sua psiche e, ahimè, arriva a prendere tutti e tre questi farmaci contemporaneamente. Non ne assume una quantità eccessiva, solo 3 capsule, che però dovevano essere scaglionate nell'arco della giornata. Chissà, forse voleva solo attirare l'attenzione e magari con questo gesto far cambiare idea ai genitori. Ma la miscela la manda in coma nel giro di pochi minuti ed è necessaria una corsa in ospedale, dove dopo averla strappata per un soffio alla morte resta ricoverata per 2 settimane. Dopo le cure ricevute, quando ritorna a casa, Casey riprende in mano la sua vita. Sicuramente la terapia è stata cambiata, ma soprattutto è chiaro a tutti che quell'evento ha avuto il potere di farle realizzare quanto la vita sia un bene prezioso. Torna la sua allegria, il suo essere combattiva e la voglia di raggiungere tanti piccoli obiettivi. Torna a volersi bene, si alimenta correttamente e fa jogging. Nel 2005, quando Casey ha 14 anni, inizia a frequentare la Axton High School. Sono 30 km che percorre volentieri ogni giorno, andata e ritorno. Ma l'ho detto, è tornata guerriera e ha deciso quale sarà il percorso da intraprendere. È determinata a conseguire la laurea in psicologia dell'età evolutiva. Qui stringe tantissime amicizie, è come una calamita per chi le sta intorno. È esuberante ed esplosiva. E quegli anni segnano la rinascita di Casey, ma tra le mura di casa, Laura nota anche qualche crollo, come se rottasse con 2 facciate di se stessa, una che vorrebbe piangere tutte le lacrime possibili e l'altra che glielo impedisce. Nonostante le preoccupazioni di Laura, Casey tiene duro, combatte contro la depressione come una leonessa e quando è una giovane donna, a 18 anni, consegue il diploma. E quel giorno, quando le viene consegnato, è semplicemente raggiante. C'è una foto di quegli anni che voglio mostrarvi. È il giorno del prom, il ballo di fine anno tipico delle scuole americane. Casey indossa un abito rosso acceso. Il sorriso è quello di sempre, contagioso, e da questo scatto si percepisce tutta la sua energia. Conseguito il diploma, Casey temporeggia per quasi un anno per essere sicura di avere le idee chiare sul lungo percorso accademico che deve intraprendere, ma alla fine si decide. Adora i bambini e forse ciò che le è successo in età preadolescenziale le dà la spinta decisiva. Vuole diventare psicologa per aiutare chi, come lei, ha sofferto in un'età tanto critica. Quindi nel 2010 si iscrive al Northeastern Junior College di Sterling, in Colorado. Dato che il college dista un'ottantina di chilometri da casa, è costretta ad affittare un piccolo appartamento in condivisione con un'altra studentessa, Ellie Cox, con cui lega fin da subito, fino a diventare una delle sue migliori amiche. Inizia così questa nuova vita e tutto procede per il meglio. Come ogni studentessa si integra nel contesto alla perfezione, si concede feste, conosce tante persone e stringe amicizie. E poi conosce il ragazzo più popolare del college, Dante Lucas, che nel corso del video pronuncerò Dante, come nei documentari americani che ho guardato sul caso. Lui è un ragazzone alto circa 2 metri, infatti è la stella della squadra di basket dell'istituto e gioca proprio da ala, il ruolo che più si addice alla sua stazza. Dante, coetaneo di Casey, frequenta il college grazie a una borsa di studio sportiva e anche lui si è trasferito provvisoriamente nei dintorni del college. La sua famiglia vive a Pueblo, in Colorado, che dista circa 400 km. Non è uno studente brillante, si mantiene in media solo grazie ai risultati sportivi. I suoi amici lo considerano un big deal, il classico studente popolare e a cui tutti guardano con un po' di ammirazione. È ambizioso, nutre la speranza di essere notato dalle squadre professionistiche e di riuscire a entrare nell'NBA, il campionato di basket professionistico più prestigioso al mondo. Casey e Dante iniziano a frequentarsi e diventano una coppia fissa, presenziando insieme a feste, partite e iniziative del college. Tuttavia è evidente a chiunque che Casey sia perdutamente innamorata di Dante, mentre per lui la priorità assoluta resta la carriera sportiva. È distaccato, poco coinvolto e in diverse occasioni mostra un atteggiamento sgarbato, mancando del rispetto che lei meriterebbe.
Inoltre è spesso lei a farsi carico delle sue spese, dall'attrezzatura tecnica extra agli svaghi, fino ai costi per i continui spostamenti richiesti dai suoi impegni agonistici. Con il tempo emergono anche altre problematiche, discussioni sempre più frequenti, momenti in cui Dante diventa scostante o la fa sentire in colpa ogni volta che prova a mettere dei limiti. La storia va avanti lo stesso perché ogni volta che Kelsey è sul punto di lasciarlo, lui tira fuori tutto il suo fascino, o meglio, il suo potere manipolatorio, e lei puntualmente torna sui suoi passi. Dall'altalena emotiva che sta vivendo Kelsey ne sa qualcosa Eli, la sua amica. Assiste spesso ai diverbi tra i due, a quei momenti in cui Dante diventa aggressivo e umiliante, mentre lei si difende a stento, lasciandolo prevalere in modo quasi passivo. Nel 2011, dopo un anno di relazione, è proprio Eli a ricevere una terribile telefonata. Kelsey ha la voce tremante, le chiede di correre subito da lei perché ha preso troppe pillole. Lo ha fatto di nuovo, ha ceduto ancora. Eli si precipita nel loro appartamento e la porta ad urgenza al pronto soccorso, salvandole la vita. Interviene però il destino. Alla fine del secondo anno, Kelsey, che ha completato con successo i crediti del biennio, è pronta per il passo successivo. Per proseguire la specializzazione in psicologia infantile deve necessariamente iscriversi a un corso di laurea superiore. Quindi attiva quello che in America chiamano vertical transfer e sceglie il college locale di Costa Mesa, in California, un luogo che sogna da sempre. Adora il sole e il mare e finalmente spera di ritrovare un po' di serenità. Dante invece ha trascurato i libri fino a far crollare il GPA, la media dei voti, e a causa di questo scarso rendimento si vede revocare la borsa di studio. Per lui è la fine. Perde il diritto a restare nel campus e soprattutto la possibilità di una carriera nel basket. Quindi nel 2012 la loro relazione sta per giungere a una svolta. Non la chiudono, ma le loro strade si stanno per dividere inevitabilmente. Kelsey è davvero dispiaciuta per Dante. Lui è abbattuto, la sua carriera distrutta. Ascolta i suoi sfoghi, sui sogni sfumati, il desiderio di iscriversi a un college in Kansas, la sua ultima chance, e l'impossibilità di farlo per mancanza di disponibilità economica. E così lei gli elargisce una cospicua somma di denaro per dargli questa possibilità. Nella primavera dello stesso anno Kelsey inizia la sua avventura nel Golden State, trova qualche lavoretto per contribuire alle proprie spese e si gode le immense spiagge californiane e, nel giro di poco tempo, costruisce una fitta rete di amicizie. Ancora una volta riesce a prendere in mano la sua vita e a mostrare la sua vera essenza, quella capacità innata di entrare in sintonia con gli altri. Molte delle persone che incontra si affezionano sinceramente a lei, ma dopo appena 6 mesi è costretta a fare i conti con la realtà. Il costo della vita è proibitivo e conciliare studio e lavoro sta diventando sempre più difficile. Le possibilità sono due: rinunciare all'università e lavorare a tempo pieno, oppure trasferirsi e ripartire da un'altra città. A quel punto decide, seppur a malincuore, di accettare la proposta di Doug, suo papà. Nel frattempo lui aveva acquistato un appartamento a Denver come investimento e le offre di viverci gratuitamente, dandole così la possibilità di trovare un lavoro e proseguire gli studi senza il peso delle spese d'affitto. A Denver Kelsey trova subito lavoro da Floor & Decor, un'azienda specializzata in decorazioni di interni. Il contratto è a tempo pieno e la sua supervisore, Savannah Martin, l'adora. Come se non bastasse, si ritrova incredibilmente a lavorare accanto alla sua cara amica Ellie Cox. L'ambiente è così favorevole che Kelsey decide di mettere gli studi in pausa. Prima di tutto vuole raggiungere l'indipendenza economica. Si dedica quindi anima e corpo al lavoro e nel giro di poco tempo riesce a comprare l'auto dei suoi sogni, una Chevrolet Cruze LTZ nera del 2011. La lava e la lucida continuamente e costringe Doug a occuparsi di manutenzioni frequenti pur di mantenerla sempre in condizioni perfette. Inizia quindi un nuovo capitolo della sua vita. Kelsey ha preso una decisione importante: mettere in pausa il suo percorso verso la laurea. Eppure è felice così, si sente forte e almeno per il momento la sua vita è esattamente quello che desidera. Il lavoro con le colleghe con cui ha instaurato un ottimo rapporto, il rientro nel suo appartamento arredato completamente a suo gusto, le uscite con Eli, le lunghe telefonate con la mamma e i weekend trascorsi insieme a lei.
e soddisfatta, finché all'improvviso Dante si insinua nuovamente nella sua esistenza. Le dinamiche del loro rapporto non cambiano, anzi, Dante continua a fare un po' come gli pare, va e viene da Pueblo, decidendo lui quando fermarsi e dormire nell'appartamento di Kelsey. E sì, avete capito bene, da Pueblo. Non si è mai iscritto al college in Kansas, si era semplicemente intascato i soldi che Kelsey gli aveva dato. A volte si ferma anche per un'intera settimana e accompagna Kelsey al lavoro guidando la sua Chevrolet Cruze, per poi utilizzare la macchina per i suoi spostamenti personali. Hailey, osservando queste scene, è sconvolta. Conosce bene Kelsey e sa quanto sia gelosa delle sue cose, soprattutto di quella macchina a cui tiene tantissimo. Capisce immediatamente che qualcosa non va, che quella situazione è assurda, che Kelsey sembra essere di nuovo completamente succube di quel ragazzo. Un giorno Kelsey non si presenta al lavoro, avvisa la sua supervisore, Savannah Martin, dicendo che non sta bene. Poco dopo Ellie Cox decide di andare a trovarla a casa. Quando la vede nota che Kelsey è scossa e le racconta di aver avuto una brutta lite con suo padre. Dice che Doug aveva perso il controllo e che le aveva stretto le mani intorno al collo. Aggiunge che si è trattato di un episodio isolato, che non era mai successo prima e che lui le aveva chiesto scusa molte volte. Eli però dubita di quella versione e crede che piuttosto sia stato Dante. Conosce il modo in cui la tratta, ha già visto altre volte la sua aggressività e teme che dietro a quella spiegazione ci sia in realtà proprio lui. È giovane, non ha gli strumenti per affrontare una situazione del genere e non sa quale sia la cosa giusta da fare. Poi arriva l'autunno e con esso le festività natalizie che Kelsey trascorre insieme alla sua famiglia. Non ve l'ho detto, ma nel frattempo Laura si è risposata con Neil Sexton, un allevatore di bestiame locale. Durante i festeggiamenti però tutti notano che c'è qualcosa di diverso in Kelsey. Il suo sguardo è cambiato, nei suoi occhi c'è una luce nuova. È felice, lo è davvero. Crede di essere incinta e per lei non esiste niente di più bello al mondo. Decide di parlare con Laura, che accoglie la notizia con grande gioia, promettendole tutto il sostegno di cui avrà bisogno. Anche Doug è felice all'idea di diventare nonno, così come Colby, il fratello di Kelsey. Tuttavia nessuno di loro sembra avere le idee chiare sulla posizione del padre del bambino. Kelsey è vaga quando si parla di lui. Laura lo aveva visto soltanto un paio di volte durante alcune partite di basket, ma sempre da lontano. Non gli aveva mai parlato. Però il modo in cui Kelsey evita l'argomento lascia intuire alla famiglia che quel ragazzo potrebbe non essere pronto a ricoprire il ruolo di padre. Quindi, finite le feste di Natale e Capodanno, Kelsey fa ritorno a Denver, riprende il lavoro e nel frattempo fa diversi test di gravidanza. Il risultato è sempre lo stesso, aspetta un bambino. Ormai lo sanno tutti, i familiari, le amiche, e lei è al settimo cielo. Manca solo la visita dal ginecologo per la conferma ufficiale. Fino a quel momento aveva usato solo i test da farmacia, quindi prende appuntamento per lunedì 4 febbraio. Sabato 2 febbraio Kelsey va a trovare suo papà e gli chiede di cambiare l'olio motore della sua macchina. Doug lo fa e come sempre annota il chilometraggio. Passano il resto della giornata insieme. Kelsey è piena di entusiasmo e non vede l'ora che sia lunedì. Trascorso quel weekend arriva finalmente lunedì mattina e Kelsey, tutta emozionata, si presenta per la visita. Quando il medico le consegna l'esito con la conferma della gravidanza di 8 settimane, lei prende in mano l'ecografia tremando per l'emozione e il primo sguardo sulla sua bambina. Non so se sia possibile determinare il genere dopo 8 settimane, ma lei è convinta che sia una femmina e le ha già dato un nome, Keidri. Appena esce dalla clinica prende il telefono e invia messaggi a familiari e amiche con la foto dell'ecografia e poi, tra una telefonata di congratulazioni e l'altra, si avvia verso il negozio per il suo turno di lavoro. Lo stesso messaggio ovviamente lo manda anche a Dante. Lui risponde solo «cool» e lei ribatte che non è assolutamente costretto a riconoscere il bambino se non lo vuole. Durante il lavoro continua a ricevere e mandare messaggi. È una cosa che fa sempre, figuriamoci quel giorno. Alle 21:54 termina il suo turno, sale sulla sua Chevrolet Cruze, mette in moto e si allontana. Solo che l'indomani, il 5 febbraio, Kelsey non si presenta al lavoro.
Il suo turno sarebbe dovuto iniziare alle 13, ma è ormai ampiamente passata l'ora di inizio. Non è da lei ritardare senza avvisare. Savannah, la sua responsabile, le telefona immediatamente, ma non riceve alcuna risposta. Preoccupata le invia un messaggio e la risposta è qualcosa di assolutamente inaspettato. Casey dice di trovarsi al Parkview Medical Center perché il feto sta crescendo nel posto sbagliato e rischia l'aborto. Savannah non capisce. Solo il giorno prima aveva visto l'ecografia con i propri occhi e non c'era niente che non andasse. Cosa poteva essere cambiato in poche ore? Poi riflette anche sul comportamento anomalo di Casey. Non è decisamente da lei non avvisare di una cosa del genere e, non ultimo, rilegge ancora una volta il messaggio e, molto strano, sembra che qualcuno l'abbia scritto al suo posto. Punteggiatura, stile di scrittura non corrispondono al modo in cui scrive di solito Casey. Nel frattempo, nei giorni successivi, anche la famiglia si accorge che Casey, abituata a telefonare ogni giorno, è da tempo che non si fa sentire. Doug prova a chiamarla il 6 e non ricevendo risposta le manda un messaggio. Casey risponde che è molto stanca ed è sul divano che riposa. Lo stesso succede a Laura, che cerca di mettersi in contatto con la figlia, ma lei sembra disposta a rispondere solo tramite messaggi ed è insolitamente sbrigativa. Nonostante la preoccupazione, però, sanno che è un momento molto positivo e pensano un po' tutti di non starle troppo addosso. Però, tra il 6 e il 7 febbraio a casa di Laura iniziano ad arrivare diverse telefonate. Sono le amiche di Casey, che da giorni non riescono a contattarla e chiedono sue notizie. Un po' tutti ricevono in risposta messaggi strani e, come detto, non è affatto nel suo carattere comportarsi in questo modo. Successivamente, mentre le chiamate continuano a cadere nel vuoto e i messaggi ricevono risposte brevi e impersonali, Laura decide di fare quello che fino a quel momento aveva evitato: chiamare Dante Lucas. È convinta che se qualcuno sa dove si trovi Casey, quello è lui. Al telefono Dante le dice che Casey lo ha contattato da un numero sconosciuto, che non sta usando il suo cellulare abituale. Aggiunge che lei è in viaggio verso la California per raggiungere un suo ex fidanzato e che ha bisogno di staccare da tutto e da tutti per un po'. Laura gli chiede di risalire a quel numero sconosciuto, di controllare il registro delle chiamate e di mandarglielo, così da poterla richiamare. Lui la rassicura, le dice che lo farà e che glielo comunicherà appena possibile, ma quel numero Laura non lo riceverà mai. Niente di ciò che ha appena sentito combacia con la figlia che conosce. Casey non ha mai parlato di un viaggio in California. Ha appena iniziato una gravidanza che la riempie di gioia e non è il tipo da sparire così, senza una parola. Laura è già molto in ansia, ma è la telefonata di Eli Cox a far scattare definitivamente l'allarme. Scopre che da giorni Casey non si presenta nemmeno al lavoro, che i colleghi la cercano e che Savannah, la responsabile, ha provato più volte a chiamarla senza ricevere risposta. A quel punto per Laura non si tratta più solo di una semplice preoccupazione. Qualcosa non va. Ancora una volta contatta Dante e lui questa volta le racconta che Casey ha perso il bambino, che l'ha accompagnata lui stesso al Parkview Medical Center. Subito dopo però hanno litigato e lei lo ha fatto scendere dall'auto infuriata per poi sparire. Non sa più niente di lei. Quando chiudono la chiamata, Laura è paralizzata. Non riesce a mettere insieme i pezzi. Chiama Doug e Colby, mettono in fila tutti i dettagli di quei giorni e decidono di andare a vedere di persona cosa stia succedendo a Denver. Il 9 febbraio entrano nel suo appartamento, è tutto in ordine, ma di lei non c'è alcuna traccia. Mancano il telefono, le chiavi dell'auto e soprattutto qualsiasi indizio che faccia pensare a una partenza programmata. Ma dove poteva essere andata per giorni senza portarsi nemmeno un ricambio? A quel punto si dirigono verso la centrale di polizia di Denver per sporgere denuncia di scomparsa. In centrale vengono accolti da alcuni agenti che li invitano a raccontare con calma cosa sta succedendo. Laura prova a ripercorrere gli ultimi giorni nel modo più preciso possibile. Parla della gravidanza appena confermata, delle telefonate quotidiane con Casey, dei messaggi che all'improvviso hanno iniziato a suonare strani, delle risposte brevi e impersonali che non assomigliano al modo in cui sua figlia scrive di solito. Spiega anche che da giorni le amiche non riescono più a contattarla e che non si presenta più al lavoro.
Durante quel primo colloquio gli agenti vogliono capire se ci sia qualcosa nella vita di Kelsey che possa giustificare un allontanamento volontario o addirittura un gesto estremo. Si informano sul passato e chiedono se abbia mai attraversato periodi di depressione. Laura racconta l'episodio dell'overdose da psicofarmaci, avvenuto anni prima, ma è molto chiara su un punto: adesso la situazione è diversa. Casey è entusiasta all'idea di diventare madre, ha appena fatto la prima ecografia, ha scelto un nome per la bambina e sta facendo progetti per il futuro. A questo punto gli agenti chiedono anche del rapporto con Dante e Lucas. Laura racconta che è il padre del bambino, che la loro relazione è sempre stata complicata, che in passato lui è stato aggressivo e che negli ultimi giorni ha fornito una versione confusa e contraddittoria sugli spostamenti di Kelsey. La storia del numero sconosciuto, il presunto viaggio verso la California e l'aborto al Parkview Medical Center. Gli investigatori quindi verificano immediatamente al centro medico e dai registri ospedalieri non risulta alcun intervento. Kelsey non ha mai abortito. Dopo aver raccolto la denuncia e annotato il racconto di Laura e degli altri familiari, gli agenti li lasciano andare. Spiegano che da quel momento cercheranno di ricostruire gli ultimi movimenti di Kelsey. Il primo passo è richiedere i tabulati telefonici, solo così potranno capire i suoi spostamenti e cosa possa essere successo. Devono agire in fretta. I dati delle celle nel 2013 vengono sovrascritti rapidamente. Quando finalmente ricevono i tabulati, partono dai messaggi del 3 febbraio. Vedono che è Dante a scrivere più volte a Casey per chiederle di andare a Pueblo. Le dice che ha una sorpresa per lei, qualcosa di incredibile, e insiste perché si metta in macchina nonostante la visita prenatale prevista per la mattinata del giorno successivo. E anzi, vorrebbe che la ragazza saltasse quell'appuntamento e anche il lavoro. Il 4 febbraio, oltre a tutti i messaggi di entusiasmo per la conferma della gravidanza, si ripropongono quelli di Dante, che le chiede di raggiungerlo a Pueblo. E in effetti, dopo il turno, il telefono di Casey si muove da Denver verso sud. Dai messaggi risulta che arriva nel parcheggio di Walmart di Pueblo poco dopo le 23 e lo avvisa: sono qui, sto aspettando. Dopo un'ora Casey gli scrive: sono stanca di aspettare. Poco dopo Dante le manda un altro indirizzo vicino alla casa della nonna e le dice di spostarsi lì. Intorno a mezzanotte gli scrive ancora: dove sei? Sono qui da più di un'ora ad aspettarti. È l'ultimo messaggio di Kelsey. Successivamente, il giorno 6 alle 4:30 del mattino, il cellulare di Dante viene agganciato dalle celle dell'area di Southside Landfill, la discarica locale, che si trova nei pressi dell'abitazione della nonna del ragazzo. Il custode della discarica, quella stessa mattina, trova il lucchetto forzato. Il passo successivo degli investigatori è automatico: andare a cercare le immagini che possano confermare o smentire quello che emerge dai messaggi. Chiedono subito le immagini di sorveglianza del Walmart di Pueblo. Dai frame delle telecamere esterne si vede l'auto di Casey entrare nel parcheggio poco dopo le 23 e fermarsi in uno degli spazi vicino all'ingresso. L'auto resta lì, ferma, mentre i minuti passano. È la stessa fascia oraria in cui Casey continua a scrivere a Dante che è arrivata e che lo sta aspettando. Sulla base dei tabulati, gli investigatori sanno che dopo il messaggio con il nuovo indirizzo vicino alla casa della nonna, Casey lascia il parcheggio di Walmart. Le immagini di sorveglianza lo confermano. Si vede la sua auto uscire dal parcheggio e sparire dalla visuale. Da lì in avanti, però, non ci sono videocamere disponibili per seguire i suoi spostamenti verso il nuovo indirizzo. Parallelamente, i detective ascoltano anche le persone più vicino a Casey. Fanno verifiche su diverse persone tra amici e conoscenti, ma non emerge nulla che possa dare una svolta alle indagini. La sua migliore amica, Ellie Cox, racconta l'episodio di quando era andata a trovarla a casa e Casey le aveva detto di essere stata aggredita dal padre. Ellie però spiega ai detective che non ha mai davvero creduto a quella versione. È convinta che Casey avesse usato il padre come copertura, pur di non ammettere che quei segni glieli aveva provocati il ragazzo. Gli investigatori decidono comunque di verificare anche la pista del padre. Controllano i suoi movimenti, gli orari, gli alibi, in modo da poterlo escludere dalle indagini. A quel punto tutto continua a riportare a Dante. Nei primi giorni dopo la scomparsa, mentre gli investigatori lavorano su tabulati e telecamere, Laura torna ogni giorno alla centrale, distribuisce le prime foto di Casey
amici, vicini, colleghi. Apre una pagina Facebook dedicata alla scomparsa di sua figlia e comincia a raccogliere segnalazioni, commenti, messaggi. È l'inizio di una vera e propria missione. Tornando agli investigatori che esaminano i video, si rendono conto che c'è un altro passaggio decisivo. Le immagini mostrano che dopo la notte in cui Kelsey scompare, la sua Chevrolet Cruze continua a essere spostata, ma non è lei a farlo. Viene lasciata nel parcheggio del Walmart da un uomo che scende dal lato guida, indossa una felpa rossa col cappuccio alzato e sale su un'auto argentata che lo sta aspettando. Le immagini purtroppo sono sgranate. Il giorno dopo un uomo con una felpa scura con cappuccio viene ripreso mentre arriva al Walmart, sale sulla Cruze e la porta via. Da quel momento l'auto sparisce dalle telecamere del supermercato. Poi, dopo giorni, ricompare nel parcheggio dell'ospedale St. Mary Corwin, dove viene segnalata come veicolo abbandonato. L'auto è chiusa e di Kelsey non c'è traccia, né dentro l'ospedale St. Mary Corwin né nei dintorni. A quel punto per gli investigatori non è più solo una ragazza scomparsa, si consolida il sospetto che possa essere successo qualcosa di grave. È il 14 di febbraio quando la polizia sequestra la Cruze e la porta alla scientifica per le analisi. Il primo dettaglio importante lo racconta il contachilometri. Doug, solo 2 giorni prima della scomparsa della figlia, aveva cambiato l'olio, annotando il chilometraggio. Quando gli investigatori lo confrontano, scoprono che l'auto ha percorso 172 km in più rispetto al tragitto che Kelsey avrebbe dovuto fare. È un delta enorme che non si spiega col semplice tragitto Denver-Pueblo. Il sedile del lato guida è arretrato rispetto alla posizione che ci si aspetterebbe per Kelsey, un particolare che fa pensare a qualcuno più alto di lei al volante. L'auto viene controllata meticolosamente, cercano impronte, tracce di DNA e altri indizi per capire chi era al volante e chi è salito a bordo dopo quella notte. Nel bagagliaio sotto la ruota di scorta trovano dei capelli compatibili con la linea materna di Kelsey. Sul tappetino del lato passeggero rinvengono un capello che una volta analizzato e confrontato risulta appartenere a Sarah Lucas, la madre di Dante. Il fiuto dei cani K9 identifica la presenza di effluvi cadaverici nel bagagliaio e questo porta ovviamente a credere che al suo interno sia stato trasportato un corpo. Vengono anche repertate alcune particelle di terra rimaste incastrate all'interno dell'auto. Una volta analizzate in laboratorio rivelano una composizione particolare. Contengono amazzonite, un minerale che si trova in alte concentrazioni solo in una zona precisa, l'area montana di Beula, a ovest di Pueblo, il che inizia a spiegare i tanti chilometri percorsi. Mentre la scientifica si concentra sulla macchina, i detective decidono di controllare i movimenti della carta di Kelsey e scoprono che viene usata anche nei giorni successivi alla sua scomparsa. Ogni prelievo, ogni pagamento corrisponde a un luogo preciso, spesso con una telecamera puntata. In uno di questi sportelli automatici, più precisamente un bancomat drive-thru di Pueblo, il giorno 5 alle ore 11:39, gli investigatori individuano il momento in cui vengono prelevati $400 con la carta di Kelsey. In queste immagini, a differenza dei video sgranati di Walmart, si distingue chiaramente il volto di Dante, che effettua l'operazione, e possono anche avere conferma che all'interno dell'auto non c'è nessun altro. Il 15 febbraio scattano le manette per Dante, sfruttano l'accusa ufficiale di furto d'identità per interrogarlo e metterlo di fronte alle prove, per indurlo ad una confessione spontanea. Lo mettono di fronte al video del bancomat drive-thru registrato alle 11:39 del 5 febbraio, nitido, chiarissimo. Lo si vede da solo al volante dell'auto di Kelsey, mentre preleva $400 dal suo conto. Davanti a quell'immagine Dante non può negare l'ovvio, ammette il prelievo, ma minimizza. Dice che Kelsey gli prestava spesso la carta, che quei soldi servivano solo per la bolletta del telefono e che in quel momento Kelsey si trovava in ospedale. E allora i detective gli chiedono di chiarire la storia dell'ospedale, quella stessa versione che aveva raccontato allora al telefono nei giorni precedenti, quella dell'aborto quando avrebbe accompagnato lui stesso Kelsey al Parkview Medical Center la mattina del 5 febbraio. Peccato che gli agenti abbiano già controllato
nessuna traccia di Kelsey, né al Parkview né al St. Mary Corwin, nessun ricovero, nessuna visita, nessuna interruzione di gravidanza, niente. Dante vacilla e cambia versione. Ammette di aver mentito sull'ospedale, ma solo per coprire un'altra verità. Dice che lui e Kelsey quella notte stavano semplicemente consumando polvere bianca. Avete capito. Il regalo a sorpresa di cui parlava nei messaggi, quello che l'aveva convinta a raggiungerlo a Pueblo, sarebbe stata la droga. Allora i detective tirano fuori il video del Walmart, gli mostrano le immagini di quell'uomo con la felpa che parcheggia alla Cruz a mezzogiorno del 5 febbraio e che poco dopo viene prelevato da un'auto argentata, che tra l'altro risulterà essere la macchina della mamma del ragazzo. Dante ammette di essere lui in quei video, ma insiste, dice che Kelsey lo aveva scaricato lì dopo una lite. Ma le telecamere non mentono e non lasciano spazio a interpretazioni. Si vede solo lui scendere da quel veicolo. Per le 19 ore successive nessuno risale a bordo e nessuno ne scende. L'auto resta lì, immobile e silenziosa, fino al giorno dopo. E quando gli mettono davanti le registrazioni del giorno dopo, dice di non essere lui nelle immagini e a questo punto si chiude nel silenzio e chiede di poter contattare un avvocato. Successivamente, nonostante quella montagna di bugie, viene rilasciato. L'accusa di furto d'identità cade, perché dalle indagini emerge che Kelsey era solita permettergli l'uso della carta e senza un corpo, senza una scena del crimine, la polizia di Pueblo non ha ancora abbastanza per accusarlo di omicidio, ma gli impone comunque l'obbligo di non allontanarsi dallo Stato. In base a diverse segnalazioni e ai reperti trovati sulla Cruz, gli investigatori decidono di verificare luoghi di interesse dove potrebbe essere stato occultato il corpo, perché ormai sono consapevoli che non ci siano molte possibilità che Kelsey sia in vita. La prima zona da controllare è la discarica della segnalazione della serratura forzata di un cancello d'ingresso sulla Highway 78, nella notte tra il 5 e il 6. Quando la squadra arriva sul posto, però, si rende conto che una ricerca all'interno della struttura è praticamente impossibile a causa delle sue dimensioni. È profonda quanto un palazzo di 80 piani e lunga come 20 campi di calcio. Pensate, è stato stimato che sarebbero serviti 70 anni e una squadra di 20 persone operativa 7 giorni su 7 per setacciarla tutta. Poi l'attenzione si concentra su Beula, una cittadina montana a circa 43 km da Pueblo. Gli investigatori hanno scoperto che quello è un luogo dove Dante ama guidare per ore quando ha a disposizione un'auto e le tracce di terriccio ritrovate sulla Cruz portano proprio in quella zona, ma non trovano niente di utile per le indagini. Scattano anche le perquisizioni all'interno degli appartamenti della mamma di Dante. La donna però ha recentemente cambiato indirizzo. Trovano una felpa scura con cappuccio e una stampa molto simile a quella osservata nei video di sorveglianza, ma nient'altro. Quando si spostano nella residenza precedente e interrogano il padrone di casa, riferisce che al momento di ripulire l'appartamento aveva trovato delle strane macchie di sangue su un tappeto, ma lo aveva gettato via. Controllano gli esterni, ma è tutto a posto. Nessun segno di terreno smosso di recente. Viene controllata anche l'abitazione della nonna del ragazzo, allo stesso modo, ma non emerge niente di niente. L'indagine entra dunque in una fase di stallo e il fascicolo resta aperto come caso di persona scomparsa. E così Dante torna alla sua vita di sempre. Mentre lui riprende le sue giornate come se niente fosse, Laura non si arrende. Continua a perlustrare Pueblo e le zone limitrofe. Nel frattempo lei e Neil si sono trasferiti a Yuma, percorre quindi più di 350 km ogni volta per tornare in quelle strade più e più volte, nella speranza di trovare risposte. Alla fine, nel 2013, Laura viene contattata tramite Facebook da una donna, Roxanne Martinez. Le spiega che ha frequentato Dante dal mese di marzo e che lui le avrebbe confessato di aver tolto la vita a Kelsey e di essere a conoscenza del luogo dell'occultamento. Roxanne la mette al corrente di essersi già recata alla polizia e di essere disponibile come testimone. Tuttavia, Laura scoprirà successivamente che questa segnalazione non viene presa troppo seriamente dagli inquirenti.
Le due donne si danno appuntamento per parlarne di persona, ma poi Roxanne disdice l'appuntamento con un messaggio, affermando di essere ricoverata in ospedale. Poi, esasperati dal blocco delle indagini, Doug e Laura assumono degli investigatori privati che nel 2014 ottengono il permesso dalla polizia di Denver di esaminare la Cruz. All'interno scoprono delle tracce che erano state completamente ignorate dalla scientifica, 2 impronte palmari sui poggiatesta dei sedili anteriori e dei fluidi corporei essiccati nel bagagliaio. Anzi, è più corretto dire che queste 2 prove erano state repertate, ma mai inviate ai laboratori per l'analisi del DNA. Queste rivelazioni costituiscono la base principale della causa civile intentata dai genitori di Kelsey nel 2015 contro la città di Pueblo e il suo dipartimento di polizia. La causa viene archiviata nel 2016, ma è proprio grazie a quella battaglia legale che il caso ottiene finalmente visibilità a livello nazionale. Arriva fino ad ABC 2020 e il caso di Kelsey esplode. Ed è proprio in quel maggio del 2016 che arriva la vera svolta istituzionale. Il CBI, Colorado Bureau of Investigation, assume la guida delle indagini e fa quello che la polizia di Pueblo non aveva mai voluto fare. Riclassifica finalmente il caso come omicidio. Torno un attimo al 2015, quando sui social compare un profilo, un certo Marcus, che scrive a Laura: afferma che Kelsey è viva, che è vittima di una tratta a Vancouver e che per riportarla a casa servono $50.000. Ma un'operazione sotto copertura svela subito che dietro quel profilo, collegato a un IP russo, non c'è nulla. Solo uno sciacallo che si nutre del dolore di una famiglia disperata. Ma volevo darvi anche questa informazione. L'opinione pubblica esprime tutta l'indignazione. Alle iniziative di Laura partecipano migliaia di persone e l'ABC 2020 inizia a girare i documentari su Kelsey. A questo punto succede qualcosa che, capitemi, non è mancanza di rispetto, ma un che di film americano. Io non credevo che queste cose potessero succedere nella realtà. 2 donne normalissime come noi prendono a cuore la storia di Kelsey e decidono di esporsi pur di contribuire alle indagini. Quello che sto per raccontarvi avviene contemporaneamente ma in modo del tutto indipendente, cioè le 2 ragazze non si conoscono. Jessica Martin contatta ufficialmente il CBI nel luglio del 2016 dichiarando di aver contattato Dante tramite Facebook già a ottobre e di aver stretto amicizia con lui fin da subito per poi fingere di essere sentimentalmente coinvolta. È riuscita nell'intento, si frequentano e vuole collaborare con loro. Il CBI non vede di buon occhio la faccenda, le spiega che può essere molto pericoloso ciò che sta facendo. Durante questo anno di frequentazione tra lei e Dante riferisce agli investigatori di un avvenimento in cui loro 2 stavano camminando per le vie di Pueblo quando un uomo gli aveva gridato assassino e lui di rimando gli aveva risposto: sei in ritardo di 4 anni. La collaborazione si interrompe quando Jessica confida agli investigatori di provare dei sentimenti per Dante. Viene convinta ad interrompere la relazione e addirittura trasferirsi in Arizona. Lauren Sur è una mamma single che prende a cuore la storia di Kelsey proprio perché anche lei aspettava un bambino. Le modalità sono le stesse, si avvicina a Dante tramite Facebook nell'aprile del 2016 e conquista la sua fiducia. Quindi, piccola parentesi, ad un certo punto Dante usciva con entrambe. Comunque, anche la loro relazione va avanti per circa un anno e anche lei resta in contatto col CBI. Quando ottiene la fiducia di Dante e iniziano una relazione, lei inizia ad azzardare qualche domanda su Kelsey. Lo fa solo dopo un avvenimento preciso. Un giorno si recano in un campetto da basket per fare 2 tiri e mentre giocano vengono avvicinati dai giornalisti dell'ABC 2020 che subito domandano a Dante: dov'è Kelsey? Lei fa finta di non sapere nulla e gli chiede: chi è Kelsey? E lui, un po' impanicato, le dice solo di salire in macchina e guidare per sfuggire ai giornalisti, che poi le spiegherà tutto. Più tardi torna alla carica e lui le risponde negando ancora una volta qualsiasi coinvolgimento. Ma quando successivamente lei prova a insistere sull'argomento, Dante scoppia in un pianto inconsolabile, un pianto che più di ogni parola sa di ammissione.
E poi, ancora in un'altra occasione, gli chiede che rapporto avesse con Kelsey e lui le confida che per lui non era altro che una questione di soldi facili e che erano soliti far uso di polvere bianca insieme. Arriva anche a confidarle di avere mentito alla polizia sulla ricostruzione degli spostamenti e di essere lui la persona ripresa dalle telecamere il giorno 6. L'unica cosa che manca è una confessione chiara ed esplicita di aver ucciso Kelsey. Poi tutto precipita. Dante chiede a Lauren di sposarlo. Lei accetta l'anello che le mette al dito, ma gli chiede del tempo per pensarci. Quando arriva a casa sua, prende il telefono e comunica ai detective che per lei è troppo. Se ne tira fuori. Non accetterà la proposta di matrimonio e lo lascerà prima che tutto possa diventare pericoloso per lei e la sua bambina. Grazie a queste due donne gli inquirenti sono di nuovo addosso a Dante. E siccome è molto sicuro di se stesso e della sua scaltrezza, decide di rapinare un uomo davanti alla propria abitazione. Le manette scattano con questo pretesto nel novembre del 2017 ed è una vera fortuna perché Dante stava per partire per l'Arizona. Sua mamma Sara aveva già acquistato il biglietto aereo di sola andata. È probabile che volesse raggiungere Jessica a Tucson. Durante la detenzione, finalmente, Dante riceve la notifica dell'accusa di omicidio di primo grado ai danni di Kelsey Schelling. Messo alle strette dalle dichiarazioni di Lauren, è costretto ad ammettere le sue menzogne e che effettivamente era stato lui a spostare la macchina di Kelsey dal parcheggio del Walmart. Il processo avrà inizio parecchi anni più tardi. Il motivo del ritardo è soprattutto logistico. Il materiale investigativo accumulato negli anni conta circa 60.000 pagine di documenti, che sia l'accusa che la difesa devono esaminare integralmente. Anche il numero di testimoni contribuisce ad allungare i tempi. Inizialmente se ne prevedono oltre 125, il che rende la fase di preparazione particolarmente lunga per entrambe le parti. Anche la difesa richiede più volte proroghe per poter analizzare le nuove prove scientifiche che continuano a emergere nel corso degli anni. Nel 2019 inoltre un nuovo avvocato si aggiunge al team difensivo di Dante e questo comporta ulteriore tempo necessario per studiare un fascicolo già molto ampio. In ultimo, la pandemia. Ha inizio ufficialmente il 25 gennaio 2021 con la selezione della giuria, mentre le dichiarazioni di apertura si tengono il 3 febbraio. Si svolge al Denny Smith Judicial Building di Pueblo e si conclude l'8 marzo. L'accusa è guidata dal procuratore distrettuale Jeff Cosner insieme alla vice Michelle Cosner, mentre la difesa di Dante è affidata all'avvocato Carl Temmler. Senza un corpo, senza l'arma del delitto, senza una scena del crimine, l'accusa costruisce il proprio caso su una fitta rete di prove indiziarie. L'agente del CBI, Kevin Torres, la descrive con un'immagine semplice ma efficace, un fascio di bastoncini. Presi uno per uno si possono rompere facilmente, ma legati insieme diventano indistruttibili. La prima a testimoniare è Laura, ripercorre gli ultimi contatti con Kelsey, il desiderio della figlia di diventare madre e 8 anni di ricerche senza risposte. Poi Ryan Rivera, un ex compagno di cella di Dante, racconta che Dante gli aveva confessato l'omicidio, dicendo con arroganza che non avrebbero mai trovato il corpo, perché sua madre l'aveva aiutato a farlo sparire. Segue Lauren Sur, che riporta in aula le ammissioni raccolte durante la finta relazione nel 2016. Dante le confessa di aver mentito alla polizia e di essere sempre lui l'uomo ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Testimonia anche Jessica Martin, l'attuale fidanzata di Dante. Dice di essere ancora innamorata di lui e nega di aver mai ricevuto confessioni dirette, ma la sua deposizione finisce comunque per mostrare, senza volerlo, quanto sia forte il potere manipolatorio dell'imputato. Nega addirittura di aver raccontato ai detective l'episodio del passante che gli aveva dato dell'assassino e lui aveva risposto che era in ritardo di 4 anni. Hayley Cox e Savannah Martin raccontano invece il rapporto tra Kelsey e Dante come abusivo e tossico e confermano che i messaggi ricevuti dopo la scomparsa non sembravano affatto scritti da Kelsey. Poi ci sono le prove tecniche. L'accusa presenta i messaggi di testo,
usati per dimostrare l'intenzione di Dante di attirare Kelsey a Pueblo con la scusa di un regalo sorpresa. I dati GPS e i tabulati delle celle telefoniche mostrano i telefoni di Kelsey e Dante muoversi insieme tra il 4 e il 7 febbraio, con agganci vicino alla discarica di Southside la notte della scomparsa. C'è poi il chilometraggio della Chevrolet Cruze, 172 km in eccesso rispetto al tragitto previsto, una distanza che corrisponde esattamente a un percorso verso la zona montana di Beulah, il luogo che Dante frequentava abitualmente. Le particelle di terra trovate nell'auto contenenti amazzonite confermano proprio quel collegamento con Beulah. E infine il cappello di Sarah Lucas, la madre di Dante, ritrovato sul tappetino del passeggero, lega la famiglia Lucas all'auto nelle ore successive alla scomparsa di Kelsey. C'è anche la ripresa delle telecamere della macchina argentata di proprietà di Sara, ma vi dico già subito che contro questa donna cadranno tutte le accuse. I legali di Dante sostengono che si tratti solo di un caso di persona scomparsa, non di omicidio, definendo il processo il più grande azzardo nella storia di Pueblo, per l'assenza di prove fisiche dirette. Tentano anche di dipingere Kelsey come una persona con problemi di dipendenza, allontanatasi per incontrare uno spacciatore. Ma dopo la presentazione del caso da parte dell'accusa, la difesa prende una decisione sorprendente. Non chiama nessun testimone e chiude subito la propria linea di difesa. Poi succede qualcosa che ha dell'incredibile. Il 25 febbraio 2021 Roxanne Martinez, testimone chiave per l'accusa, viene uccisa a colpi d'arma da fuoco a Denver, a pochi giorni dal momento in cui avrebbe dovuto testimoniare. Il tempismo è assurdo e in molti non possono fare a meno di collegare i due fatti. Roxanne durante il processo aveva intenzione di rivelare dei particolari che non aveva mai raccontato a nessuno prima. Successivamente però il responsabile di quell'omicidio si costituisce. Si tratta di Emmanuel Chandler, ex fidanzato della vittima. Nessun collegamento col caso Schelling. Alla fine del processo la giuria delibera in meno di 3 ore. Il verdetto è unanime, colpevole di omicidio di primo grado. Dante viene condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. In seguito riceve altri 3 anni di carcere per una rapina non collegata al caso, lo stesso reato per cui era stato possibile l'arresto nel 2017. Nel 2024 Dante presenta ricorso, sostenendo che siano state ammesse in modo scorretto prove su altri atti, messaggi a prostitute e le prove raccolte tramite i cani molecolari. Ma nel febbraio del 2024 la Corte d'Appello del Colorado respinge il ricorso e conferma la condanna, dichiarando che il processo si è svolto in modo equo e che le prove della sua colpevolezza siano schiaccianti. Oggi Dante sta scontando la pena nel penitenziario di Limon, in Colorado. Nel marzo 2021 Dante viene condannato all'ergastolo, ma per la famiglia quel verdetto non basta. Manca ancora l'unica cosa che davvero conta: Kelsey, che aveva solo 21 anni, e la sua bambina, Keidri, non sono mai state ritrovate. Laura e Doug continuano a ripeterlo pubblicamente, non smetteranno mai di cercare. Laura chiede a chiunque faccia escursioni nelle zone montane di continuare a guardarsi intorno, di non smettere mai di cercare dettagli. La famiglia mantiene attiva una ricompensa di $50.000 per chiunque fornisca informazioni utili a ritrovare il corpo di Kelsey. Nel luglio 2021 la famiglia, insieme alle forze dell'ordine, dedica una panchina e un albero nel City Park di Pueblo, in onore di Kelsey e Keidri. Per Laura è diventato il posto dove andare a parlarle, a portarle dei fiori, perché un vero luogo dove poterlo fare ancora oggi non esiste. Viene istituita anche una borsa di studio, la Kelsey J. Skelling Memorial Scholarship, gestita dalla Exton High School, la scuola dove Kelsey si era diplomata. Con il tempo Laura diventa un punto di riferimento anche per altre famiglie che vivono lo stesso incubo. Ogni 4 febbraio, anniversario della scomparsa, organizza il Colorado Missing Person Day, una giornata di preghiera e sensibilizzazione davanti al Campidoglio di Denver, che nel frattempo è diventata un momento di sostegno reciproco per tante famiglie colpite da tragedie simili. Per il suo impegno riceve anche un riconoscimento ufficiale dal CBI. Più recentemente la famiglia ha preso una decisione difficile.
Dopo 13 anni la pagina Facebook Help Find Kelsey cambia forma, da pagina di ricerca attiva a semplice pagina commemorativa. Gestire i social, spiegano, richiede un'energia emotiva che non riescono più a sostenere e preferiscono ora dedicarsi a progetti più privati e concreti. L'ora mette anche un certo senso di solitudine, vedendo altre famiglie trovare risposte o semplicemente darsi pace con il tempo. La sua determinazione resta la stessa di sempre. Non è per me, è per Kelsey. Kelsey aveva 21 anni ed era felice per la prima volta dopo tanto tempo. Stava per diventare madre di una bambina che aveva già un nome, Keidri. Non ha mai avuto la possibilità di conoscerla. Nessuno sa ancora dove si trovi il suo corpo, nessuno sa dove sia finita quella bambina che non è mai nata, se non nel ricordo di un'ecografia e in un nome scelto con amore, con tutto l'entusiasmo di chi non immaginava che quei giorni sarebbero stati gli ultimi. Prima di chiudere, questa volta vorrei farvi 2 domande di carattere giuridico. Un processo basato solo su prove indiziarie, senza corpo, senza arma e senza scena del crimine, vi sembra un modello di giustizia affidabile? E soprattutto, è giusto condannare qualcuno all'ergastolo quando il corpo della vittima non è mai stato trovato? So che sono domande tutt'altro che facili, ma proprio per questo sono curiosa di leggere nei commenti la vostra risposta. Parlare delle vittime con rispetto è la mia priorità. Se vuoi sostenere questo progetto potresti iscriverti al canale, mettere un like e dare like a questo video. Magari aiuta a farlo vedere a più persone. Grazie di cuore. Ci vediamo al prossimo miglio. Ciao!